Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi è il 2 ottobre 2021 e per me è una giornata storica. Perché? Perché ho comprato il mio primo camper. Ebbene sì, ho comprato il mio primo camper, un furgone camperizzato, quindi un camper puro, esattamente un Adria Twin Sport 640 SGX. La voglia di comprare un camper è nata durante il lockdown, durante all'inizio della pandemia, a marzo del 2020, e devo dire che devo anche ringraziare youtuber come Yari Ghidone, e poi ce ne sono una lista infinita, che con le loro esperienze, con i loro video sono riusciti a trasmettermi questa passione e questa voglia, che di fatto è una cosa che ho sempre avuto dentro, perché ancora prima del camper, quando non avevo ancora dei figli, con quella che era la mia fidanzata e che poi è diventata mia moglie, abbiamo comunque viaggiato tutta l'Europa in moto e dormivamo in tenda, e quindi comunque mi è sempre piaciuto un po' la vacanza, l'avventura. Quindi poi nel momento in cui sono arrivati i figli e abbiamo messo da parte la moto, diciamo che il camper è stata l'evoluzione naturale di questa nostra passione, di questo modo di vivere la vacanza in modo libero e senza essere troppo vincolati ad hotel o luoghi. Questo lo facevamo in moto, ora lo faremo in camper. Come sapete, purtroppo insieme alla pandemia è anche arrivata la crisi dei semiconduttori, che ha avuto un impatto particolarmente forte soprattutto sul mondo dell'automotive e ovviamente su tutto il mondo che riguarda la tecnologia. Facciamo un esempio che tutti conoscono: la PlayStation 5, che nonostante sia uscita ormai da un anno è ancora un oggetto introvabile. In particolar modo il mondo dell'automotive è stato colpito profondamente e duramente dalla crisi dei semiconduttori, e questo naturalmente ha impattato anche il mondo dei camper, perché ovviamente alla base di ogni camper c'è comunque un furgone. Nel mio caso, alla base dell'Adria Twin Sport 640 SGX c'è il Fiat Ducato che, come tutti gli altri furgoni, come le autovetture, sta comunque soffrendo a causa di questa crisi dei semiconduttori, e quindi la produzione non riesce a star dietro alla forte domanda, che da una parte è esplosa, mi riferisco sempre al mondo dei camper, è esplosa in seguito alla pandemia, perché come è successo a me ci sono state tantissime altre persone che in seguito al lockdown hanno scoperto questa voglia di acquistare un camper. Quindi è un mercato che negli ultimi 2 anni è praticamente esploso, però è esploso nel momento sbagliato, e questo sta portando a dei tempi di consegna estremamente lunghi. Si parla addirittura di un anno. Come vi dicevo, oggi pomeriggio ho firmato il contratto alla concessionaria Gira Gira Camper di Origio, in provincia di Varese, e come data consegna mi è stato dato maggio. Il veicolo, il furgone, dovrebbe essere prodotto, il Fiat Ducato, intorno a febbraio/marzo, e poi ovviamente dovrà essere allestito da Adria, e la consegna stimata è appunto per maggio. Quindi adesso a questo punto devo soltanto incrociare le dita e aspettare che maggio arrivi presto, sperando appunto che poi la data di consegna sarà rispettata. Questo lo scopriremo insieme, perché per me appunto oggi è ancora ottobre. Quando voi vedrete questo video sarà appunto nel momento in cui io avrò ritirato il camper, quindi per voi l'attesa non esiste, mentre per me invece mi aspettano lunghi mesi di attesa, perché lo sapete com'è in questi casi: quando acquisti una cosa poi ovviamente non vedi l'ora di averla, la vorresti immediatamente. Quindi da ottobre a maggio sono tanti mesi, e saranno ancora più lunghi, proprio perché la voglia di montare a bordo del mio camper e fare il nostro primo viaggio con tutta la mia famiglia è veramente tanta. Però nel frattempo, nell'attesa, vi faccio vedere un po' di immagini di quello che sarà appunto il mio camper, e vi racconto un po' le caratteristiche principali di questo camper puro. Questo è il mezzo che ho acquistato, appunto l'Adria Twin Sport 640 con layout SGX.
È un mezzo da 6,36 m, largo 2,050 m e alto 2,6 m. Ha 4 posti letto e 4 posti omologati in ordine di marcia. Come vedete dall'immagine è dotato di serie del tetto a soffietto, e per noi, per me e per la nostra famiglia, era diciamo un optional irrinunciabile, perché siamo appunto in 4, quindi ci servivano 4 posti letto e non volevamo però sacrificare il gavone posteriore con una soluzione con 2 letti diciamo a castello, perché c'è anche un layout che presenta 2 letti a castello uno sopra l'altro, ma appunto oltre a portare via spazio al gavone posteriore era anche una soluzione un po' claustrofobica, e quindi abbiamo optato per questo modello qui, appunto perché ha il tetto a soffitto di serie. In più come optional abbiamo preso il tendalino della Thule, l'Omnistor, che è quello che vedete comunque già montato in questa immagine, e abbiamo anche preso il frigo maggiorato da 132 o 136 litri, sempre perché appunto siamo in 4 e quindi ci serviva comunque anche un po' di spazio in più a livello di frigorifero per stivare tutti gli alimenti deperibili. Essendo il Model Year 2022 si basa sul nuovo Fiat Ducato, quello con i nuovi interni che vedete in questa immagine. L'unica differenza rispetto a quello che abbiamo preso noi è che abbiamo il cambio manuale e non automatico, perché comunque per avere il cambio automatico c'era un contributo economico molto importante, e soprattutto, nonostante la comodità, comunque il cambio automatico è sempre una cosa in più che si può rompere, e quando si rompe a livello di costi di riparazione sono piuttosto elevati, quindi abbiamo optato per un tradizionale cambio manuale. E per quanto riguarda invece il sistema multimediale, il nostro è quello a 7 pollici, quello che vedete qui invece in foto è il 10 pollici. Che dovrebbe avere anche il navigatore. Il nostro non ha il navigatore, perché comunque prenderemo poi un navigatore a parte esterno, probabilmente il Garmin, che fa appunto dei navigatori specifici per i camper. Vi dicevo, appunto, si basa sul nuovo Fiat Ducato con tutti gli interni rivisti. Come vedete da questa immagine, gli interni sono molto più curati rispetto alla versione precedente, per essere appunto un veicolo commerciale. E in più c'è anche il nuovo motore. Il vecchio motore era un 2003 di derivazione Iveco, invece il nuovo motore è un 2002 da derivazione automotive, e abbiamo preso la versione da 160 cavalli, perché comunque nelle 3 versioni disponibili, 140, 160 e 180, era la versione che dava la coppia maggiore, perché poi c'è il passaggio ulteriore dal 160 al 180 che dove la coppia è esattamente la stessa, ma aumenta la potenza, ma nel caso specifico per un van, per un camper, più che la potenza ci interessava avere più coppia, e quindi abbiamo appunto deciso di prendere il 160 cavalli. Per quanto riguarda gli interni, quella che vedete in foto è appunto la dinette nella sua configurazione sosta, dove abbiamo appunto i 2 sedili della cabina di guida che come tutti i van, che si girano verso la dinette. Ci sono poi i 2 sedili appunto della dinette, che sono dotati, oltre che di cinture di sicurezza, anche di sistema Isofix su entrambi i sedili, e questo è un vantaggio non da poco, anche perché l'Isofix su questo van è di serie. E poi c'è il tavolo, che in questa foto lo vedete in configurazione aperta, perché ha quella parte sinistra più bassa che è a scomparsa, si può tirar fuori all'occorrenza, appunto se si è soltanto in 2 o in 3 o in 4. Poi vedete invece poi sul lato sinistro il cucinino, che è dotato di un lavandino e 2 fuochi,
a gas naturalmente, e poi nella versione che abbiamo preso noi non è quella della foto, perché qui vedete che sul soffitto c'è l'oblò, nel caso nostro invece c'è l'apertura che porta al letto del tetto a soffietto. Nel dettaglio la cucina è dotata poi di un piano laterale a scomparsa che si apre e si chiude, ed è anche questo molto comodo per, come si vede in foto, ci si può appoggiare un tagliere per fare tutti i lavori di preparazione appunto mentre si cucina. Poi ci sono 3 cassettoni dove appunto si possono stivare pentole, posate, piatti e quant'altro, oltre poi appunto ai 2 fuochi e al lavandino. Per quanto riguarda i 2 fuochi, molto comodo per la pulizia, perché nel momento in cui si utilizza appunto dell'acqua per pulire la zona dei fuochi, questa zona è direttamente collegata al lavandino, quindi poi l'acqua defluisce direttamente nel lavandino, e quindi è molto utile per ciò che riguarda la pulizia. Poi lì sulla parete di destra c'è un piccolo ripiano dove si possono appoggiare magari le spezie, e in alto c'è invece un ulteriore sportello, un ulteriore cassettone dove si possono appunto stivare alimenti e quant'altro. Una delle cose più interessanti di questo van è poi il letto basculante, che appunto sale e scende in modo elettronico all'occorrenza, e questo vi permette di poter stivare poi nel gavone posteriore tutto quello che volete, anche una moto, perché se alzate il letto basculante nella posizione di massima altezza appunto, riuscite tranquillamente a mettere nel gavone posteriore una moto in verticale, e quindi anche per il trasporto di materiali ingombranti questa soluzione è veramente comoda. E qui vediamo appunto il letto alzato alla sua massima altezza, e come vedete si possono tranquillamente stivare le biciclette in verticale, senza la necessità di dover smontare le ruote o comunque metterle fuori dal van. E come vedete quindi in questa immagine il gavone diventa veramente enorme con questa soluzione tecnica del letto basculante. E concludo questa anticipazione statica del van con il bagno, perché anche questo è un bagno molto comodo dal punto di vista delle soluzioni tecniche adottate, perché lo vedete qui diciamo, nella configurazione standard, dove abbiamo appunto il gabinetto, il lavandino, lo specchio e un piccolo ripiano in alto a sinistra, e poi questo bagno, la parte centrale, la parte del lavandino con lo specchio, ruota e si sposta sulla sinistra e si trasforma in doccia. In questo modo riuscite, come vedete nell'immagine, ad massimizzare gli spazi a disposizione in entrambe le configurazioni, ovvero sia nella configurazione appunto bagno e nella configurazione doccia, dove avrete praticamente una doccia senza più l'ingombro del gabinetto o del lavandino, e soprattutto anche a livello di pulizia è molto meglio, perché quando fate la doccia in questo modo non bagnate tutto, non bagnate il gabinetto, non bagnate il lavandino, non bagnate lo specchio. Ci sono appunto queste 2 aree totalmente separate che vi permettono quindi di utilizzare il bagno nelle sue 2 configurazioni distinte l'una dall'altra. A questo punto, per quanto mi riguarda, non mi rimane altro che aspettare i prossimi mesi, e sperando che la consegna del van avvenga realmente a maggio come prospettato dal concessionario, mentre invece per quanto riguarda voi continuate a guardare questo video e vedrete come è andata a finire. Ciao ragazzi, ci siamo.
Oggi è il 3 ottobre e ho appena ricevuto un messaggio dal concessionario che mi ha detto che gli stanno scaricando il mezzo, stanno scaricando finalmente il mio van, il mio furgone. E sì, se mi vedete un po' più vecchio rispetto alle immagini di qualche secondo fa, è perché sono un po' più vecchio. È passato un anno dalla data d'acquisto, da quando ho registrato il primo video dove appunto la prima parte del video dove vi raccontavo che avevo appena siglato il contratto e in cui speravo che il mezzo sarebbe arrivato a maggio, che era più o meno la data stimata di consegna, con speranza che magari arrivasse anche prima di maggio. Invece non è arrivato a maggio, non è arrivato a giugno, non è arrivato a luglio. Purtroppo ho saltato l'estate, non ho potuto fare le vacanze estive con il van, però finalmente è arrivato. Vi dicevo, mi ha appena scritto, quindi ora già probabilmente oggi pomeriggio farò un salto a vederlo perché potete immaginare che non sto più nella pelle, quindi l'entusiasmo e la voglia di vederlo e toccarlo dal vivo. E poi niente, avvieremo tutte le pratiche di immatricolazione, assicurazione e quant'altro e nei prossimi giorni lo ritirerò. Appena lo ritiro, tempo un attimino di prenderci un po' di confidenza, vi porto con me e ve lo racconto e vi faccio vedere tutto. A questo punto ci aggiorniamo tra qualche giorno e vi racconterò e vi farò vedere l'Adria Twin Sport 640 SGX dal vivo. Eccoci qui, finalmente, eccolo qua, dopo un anno d'attesa, il bellissimo Adria Twin Sport 640 SGX e adesso lo andremo a vedere insieme e sia partiremo dall'esterno e poi lo vedremo bene anche all'interno e vi racconterò un po' ecco com'è fatto questo van. Vi dico ho già fatto un giro ed è eccezionale, ampiamente oltre le mie aspettative, quindi direi di cominciare. Intanto la prima cosa più importante è che è il Model Year 2022, quindi si basa sul nuovo Ducato, quindi il nuovo Ducato che fondamentalmente ha il nuovo motore 2002, nel caso specifico questa è la versione da 160 cavalli e cambio manuale, ed è stato fatto un restyling completo degli interni, ma andiamo a vedere appunto l'esterno del mezzo. Intanto cominciamo da qui abbiamo il bocchettone del carburante, quindi gasolio e AdBlue, perché questo mezzo ovviamente è una motorizzazione Euro 6 Euro 6 di Final. Abbiamo poi qua invece l'attacco della presa elettrica per collegarsi alla corrente, mentre qui invece abbiamo, ve lo faccio vedere, il portellone per lo scarico delle acque nere, quindi acque nere e acque grigie. Abbiamo qua appunto il serbatoio delle acque nere e questa è invece la leva che ci permette di scaricare le acque grigie che poi escono da questo bocchettone grigio qui. Qui richiudiamo. Qua invece abbiamo comodissimo l'attacco per il doccino esterno che viene fornito insieme al mezzo, quindi con attacco rapido lo agganciate qua e qui potete poi regolare acqua fredda o acqua calda. Vediamo un po', vedete qui le finestre sono tutte a filo. Andiamo, vi faccio vedere da questa parte, eccolo qua. Qui abbiamo invece il bocchettone per il carico delle acque chiare. Poi vi dicevo che si basa sul nuovo Ducato, quindi eccoli qua gli interni, vedete gli interni sono totalmente nuovi, totalmente rifatti rispetto alla versione vecchia. Questo qui è fornito, il mio arriva di serie con il display multimediale da 7 pollici. Ho visto che nella nuova versione questo qui è diventato un optional, quindi vi viene fornito con lo stereo base da 5 pollici e questo qui è diventato un option da circa 700 euro se non ricordo male. Invece il Model Year 22, che è quello che ho acquistato io un anno fa, arrivava direttamente con questo qui di serie. Vi dicevo quindi il nuovo Ducato, anche il volante dovrebbe essere diverso rispetto al vecchio, ma adesso andiamo a vedere insieme gli interni. Altra cosa, prima di passare agli interni,
e io ho fatto montare anche il tendalino che invece è un optional. Ok, prima di tutto abbiamo qui un interruttore per aprire la pedana di ingresso, quindi ve la faccio vedere, pedana elettrica che si apre così, perfetto. Questa qui ovviamente va richiusa al momento in cui si riparte, ma nel caso in cui ci si dimenticasse di chiuderla, in automatico verrà richiusa in automatico. Quindi, allora, eccoci qua, questo è l'interno, facciamo una panoramica veloce e poi ve lo racconto un po' tutto il dettaglio. Qui vedete che per quanto mi riguarda trovate ancora già tutto, trovate ancora il letto, già fatto perché come vi dicevo l'abbiamo già utilizzato. Abbiamo qui il bagno velocemente, ma partiamo subito dal pannello di controllo. Eccoci qua. Qui abbiamo il pannello di controllo che si accende da questo pulsante. Allora, prima cosa, premendo qui avete accesso all'illuminazione, quindi premo qua, luci, queste sono le luci interne, questa è la luce esterna fuori dal portellone, quindi partiamo con le interne, premiamo qua e in questo modo abbiamo attivato l'energia elettrica, abbiamo attivato l'energia delle luci all'interno del van, quindi banalmente premiamo questo interruttore qui e abbiamo l'illuminazione ovunque. Eccolo qua, vedete qua adesso è tutto illuminato. E accendiamo anche qui dietro che l'avevo disattivato manualmente, dovrebbe essere qua, qui sotto, eccoci qua, anche qua, ecco fatto, tutto attivo, eccolo qua. Ora abbiamo luce ovunque, quindi torniamo a noi. Vi dicevo, abbiamo qui l'energia elettrica, qua ci fa vedere temperatura interna al van e temperatura esterna al van. Queste sono, va bene, le impostazioni. Premendo qui abbiamo attivato la pompa dell'acqua, ma che in questo caso andiamo a rispegnere perché non ci serve, quindi premo qua, adesso è spenta, perfetto. Qua vi fa vedere il livello di batteria della batteria della motrice e la batteria invece dei servizi, quindi 65% servizi, 72% motrice. Qua invece vi fa vedere i livelli delle acque, vi dice che le acque chiare sono al 0, quindi non abbiamo acque chiare al momento caricate, e le acque grigie, quindi le acque di scarico, anche questo il serbatoio è vuoto e non c'è problema. E questo diciamo che è il pannello di controllo del van. Poi ovviamente vi dà qui in questa schermata, vi dà un overview, vi dice temperatura esterna, temperatura interna, non siamo attaccati alla corrente elettrica, la luce esterna è spenta, questa è la batteria dei servizi, questo è il livello delle acque chiare, appunto 0, questo è il livello delle acque grigie e la pompa dell'acqua è spenta. Qui abbiamo invece il pannello di controllo del boiler, quindi il boiler a gas, marca Whale, che appunto riscalda fondamentalmente l'acqua e vi fornisce l'acqua calda. E mentre qui invece abbiamo il Webasto, il pannello di controllo Webasto. Anche questo funziona, questo invece è a gasolio, quindi così adesso io in realtà l'ho acceso, impostate qua la temperatura, potete impostare la temperatura che volete, potete impostare la potenza, quindi 1, 2, 3, e potete impostare se lasciarlo sempre acceso e quindi affinché mantenga una temperatura costante di 18 gradi all'interno della cabina, oppure dargli un tempo massimo di funzionamento. Lasciamolo così e lo andiamo a rispegnere e siamo a posto. Poi, e questa è la parte dei pannelli. Poi qui abbiamo, va bene, abbiamo le finestre dove c'è sia l'oscurante che scende giù, oppure qui sopra avete la zanzariera nel momento in cui appunto vogliate aprire la finestra e non fare entrare insetti o quant'altro, zanzare. Classica finestra che si apre, prima si aprono i laterali, poi si apre il centrale e si apre così. Anche qui abbiamo, all'ingresso principale, abbiamo la zanzariera che si chiude così, molto comoda d'estate, comoda, tanto comoda quanto secondo me delicata. Qui bisogna ovviamente starci attenti e non fare un ingresso fantoziano, stando sempre appunto attenti quando si entra, ad essere sicuri di averla aperta, se no si passa
attraverso da una parte all'altra. Passiamo qui alla cucina. Cucina, abbiamo qua i fornelli e qui abbiamo l'acqua. L'acqua, questo si tira su, lavandino, acqua fredda, acqua calda. Ora non sto a aprire perché è tutto disattivato e non ho nemmeno l'acqua caricata. Abbiamo qua 3 comodi sportelli dove mettere piatti, stoviglie e quant'altro. Qui c'è la dinette invece, sotto la dinette c'è un comodo vano dove riporre scarpe o altre cose o attrezzi. Sotto la dinette invece abbiamo qui sotto, questo qui si toglie, si sfila, e all'interno c'è un ulteriore vano dove sono stivate alcune strumentazioni. C'è il pannello, il quadro generale della corrente, c'è il boiler e c'è comunque poi uno spazio dove mettere e riporre le cose. Qui abbiamo comodi sportelli, ve lo apro, li troverete già pieni perché appunto, come vi dicevo, l'abbiamo già utilizzato e quindi lo stiamo vivendo. E qui abbiamo un altro sportello. Ora qua a volte questi sportelli, ecco, diciamo i pistoncini, devo dire che non sono proprio il massimo perché ogni tanto perdono colpi. Ne abbiamo un altro qui sopra, comodissimo, eccolo qua. Poi ne abbiamo un altro qui sopra la cucina e poi passiamo al frigorifero. Qui, allora, nel mio caso è un optional, ho preso la colonna frigo, ho preso il frigo maggiorato perché comunque siamo in 4 e ci fa comodo un frigo un po' più grande. Se quello standard arriva all'incirca, credo, se non ricordo male, fino a qui, e quindi poi sotto avete un armadio dove potete magari appendere delle giacche, comunque un armadio un po' più alto che tra le altre cose è l'unico armadio che permette di appendere qualcosa. Nel nostro caso, avendo preso il frigo lungo, non abbiamo quindi armadi dove poi appendere le giacche, quindi noi al momento le teniamo riposte dentro i cassetti. Dicevo, questo è il frigo ed è il frigo in versione più grande, e questo ha ovviamente anche il congelatore che lo trovate qua sopra, eccolo qua. Questo è il congelatore. Poi andiamo avanti e passiamo al bagno. Il bagno, accendiamo la luce, si accende la luce qui, si accende la luce principale, questa qua, oppure c'è una luce un po' più discreta che è questa qua. Accendiamo tutto, vi faccio vedere, eccolo qua. È il bagno con la sua ghigliottina laterale. Non so se, per chi non sa come funziona, fondamentalmente c'è questa ghigliottina che si apre. Ora aspetta, per tirarlo su devo un po' chiudere la porta, ve lo faccio vedere. Chiudo un po' la porta, vediamo se si blocca così. Ecco qua, si apre la ghigliottina, eccolo lì, e si fa quello che uno deve fare, poi si scarica e si richiude questa ghigliottina. E poi, come vi dicevo, per scaricarlo si scarica attraverso quel trolley che vi ho fatto vedere prima, che si sfila e poi uno lo va a scaricare nelle zone appunto di scarico. Abbiamo poi qui in retro, qui abbiamo altre 4 finestre, qui c'è un bellissimo e comodo blò, poi qui abbiamo 1, 2, 3 vani dove riporre le cose di lato, e poi c'è il gavone. Allora, per quanto riguarda il letto, questo ha un letto basculante, ve lo faccio vedere. Questo qui è il comando del letto, quindi se io adesso lo premo vi faccio vedere cosa succede al letto. Il letto sale, e questo è veramente comodo, questa funzione, perché tanto quando si utilizza il letto uno lo utilizza che il letto sta sempre giù, però quando bisogna lavorare dietro al gavone, avere il soffitto del gavone rialzato è veramente comodo per fare tutte le cose. Soprattutto perché se uno volesse mettere delle biciclette in piedi, può alzare leggermente il letto e quindi rimane anche molto più comodo lo stivaggio di cose particolarmente alte. Questo, vi dicevo, è il gavone. Qua magari adesso accediamo da dietro, ve lo faccio vedere. Per quanto riguarda, già come vi dicevo, abbiamo messo già diverse cose.
E adesso andiamo dietro e andiamo a vedere anche il gavone. Intanto qui riabbassiamo il letto, ecco qua, spegniamo anche la luce qua. Allora, poi qui invece abbiamo la predisposizione per l'attacco della televisione massimo 21 pollici, perché oltre è troppo grande, uscirebbe fuori. Questo supporto tra l'altro si sfila e si ruota in modo che voi la televisione la mettete qui e poi la guardate, la potete guardare dai i sedili del passeggero e del guidatore che ruotano e quindi vi permettono di guardarla, o altrimenti questo supporto si sfila lateralmente e si ruota in modo che da quel letto lì potete tranquillamente guardare la televisione. Qui sotto avete il cavo dell'antenna, che l'antenna non è installata di serie, però è già tutto predisposto, quindi potete installare un'antenna sul tetto e trovate già i cavi pronti che arrivano appunto qui. E poi qui trovate sia una presa da 12 volt accendisicari, delle prese USB e poi trovate qua una 220 quando vi collegate ovviamente alla corrente fissa o se installerete un inverter. Altra presa da 220 la trovate qui sotto, qui nella cucina. Altra cosa prima di passare all'esterno, qui sopra abbiamo invece il tetto a soffietto. Ora, tetto a soffietto che vi faccio vedere, c'è questa copertura a strap, che io adesso la tiro via, eccolo qua. Ora io adesso non ve lo apro il tetto a soffietto, ma tanto è un classico tetto a soffietto, fondamentalmente ha gli agganci laterali, uno da questa parte e gli altri da quest'altra parte, si sganciano. Una volta sganciati si spinge verso l'alto questa barra e si apre il tetto a soffietto. Poi dove si dorme piuttosto comodamente anche in due, è una piazza e mezza, è un 80x200 il letto, quindi vi dicevo è piuttosto comodo. E una volta fatto, una volta che volete richiuderlo, appunto questa barra ha queste due cinghie che rimangono giù poi appese, quindi le prendete da qui sotto, riuscite a impugnarle piuttosto bene, le impugnate, ritirate giù la sbarra e si richiude, il tetto a soffietto scende giù, lo si riblocca qua e il lavoro è fatto. Andiamo adesso a vedere dietro. Allora, io adesso rialzo un po' il letto per farvelo vedere. Abbiamo anche qua un interruttore per alzare e abbassare il letto e vi faccio vedere che cosa c'è dietro al gavone. Allora, dietro al gavone fondamentalmente avete l'accesso al serbatoio delle acque chiare, che è qui sotto, a quello sportellino lì, lo si apre e lì se dovete fare qualche lavoro, accedere alla pompa o quant'altro, lì c'è il serbatoio delle acque chiare. Lo mettiamo a posto. Qui abbiamo tre scomparti, abbiamo altri comodi scomparti anche qua. Poi qua invece abbiamo le bombole per il gas, eccole qua. Io ho messo una bombola vetroresina da 10 kg e poi qui ho preso una piccola tanica da 5 litri per caricare magari le acque chiare quando sono in aree di sosta e quant'altro, magari non posso spostare il mezzo, quindi vado direttamente a caricare l'acqua e porto, magari faccio 2-3 viaggi e 4 viaggi e mi carico comunque 20 litri di acque chiare giusto per le emergenze. Poi lì abbiamo 1, 2, 3 e 4 comodi scomparti. Io poi qui, ecco, vedete, ho già caricato le sedie, catene, c'è un tavolo richiudibile, insieme al mezzo viene fornita una scaletta per salire sul letto che io al momento ho lasciato a casa perché mi rimane più comodo lasciare più spazio nel gavone, tanto se sul letto si sale anche senza scala, e una scala invece per salire sul tetto a soffietto, quella invece è necessaria. Si potrebbe anche salire senza la scala, mettendo i piedi sul tavolo della dinette, però anche con i bambini, visto che ho 2 bambini, la cosa migliore è sicuramente utilizzare la scala.
Altre cose che vi voglio far vedere, niente, qui dietro ci deve essere, c'è la predisposizione dei cavi per se si volesse installare un'antenna sul tetto. Poi vi voglio far vedere un'altra cosa. Allora, questo mezzo arriva di serie con un pannello solare sul tetto nel mio caso da 140 watt, e qui sotto c'è il controller, sotto al sedile c'è il controller del pannello solare, che è questo qui, che è l'NDS Sun Control 2, che fondamentalmente ha soltanto due LED che si accendono quando il pannello ricarica. Uno segnala la ricarica del batteria servizi e l'altro segnala la ricarica della batteria motore, ma non vi dà alcun tipo di informazione. Quindi io ho installato adesso da solo, semplicissimo tra l'altro, perché c'è un cavo, lo attaccate direttamente a quel controller che vi ho fatto vedere. Ho installato il display della NDS, che è comodo perché vi faccio vedere, lo toccate, si accende, e che che informazioni vi dà? Vi dà fondamentalmente, vabbè, il livello della batteria servizi, il livello della batteria motore, e se sta caricando vi dice a quanti ampere sta caricando la batteria servizi, se il pannello solare la sta caricando. Nel mio caso vi vedete che 0 ampere, perché non sta caricando niente in questo momento perché siamo sotto una tettoia. Se poi tenete premuto qua vi dice quanto ha caricato oggi, qui dice 1 watt, e quanto ha caricato da quando è stato installato questo display, 217 watt e 17 ampere. Quindi questo qua è molto comodo, perché altrimenti appunto non avete informazioni di alcun tipo. Ma andiamo adesso, torniamo un attimino dentro e traiamo un po' le conclusioni. Allora, ragazzi, che dire, questo, come vi dicevo, è il mio primo van, è il nostro primo van, perché è il van della famiglia, e quindi non abbiamo dei termini di paragone. Per me è eccezionale, cioè è un super mezzo. Abbiamo già fatto, appunto, come vi dicevo, un paio di uscite in realtà, e devo essere sincero, abbiamo già riscontrato dei problemi. Questi secondo me problemi in parte legati al momento particolare che sta vivendo il mercato, dove gli allestitori, a causa di mancanza di approvvigionamenti, hanno messo moltissime persone in cassa integrazione, o le hanno addirittura lasciate a casa, perché comunque per mesi magari non arrivano mezzi, quindi questi allestitori fondamentalmente lasciano a casa le persone, poi arrivano un po' di mezzi, si riparte il lavoro, ma poi di nuovo non arrivano più mezzi. Parlo ovviamente delle motrici, dei Ducato in questo caso specifico. Quindi io ho trovato un po' di una qualità di assemblaggio, di costruzione un po' sotto le aspettative. Ho trovato ad esempio delle bolle sulle plastiche attaccate sulla carrozzeria. Le pellicole, no? Questo qui ha dei fascioni neri sul lato, questo mezzo. Ecco, questi fascioni neri non sono stati applicati perfettamente, e quindi ho trovato delle bollicine, che non è una bella cosa, perché a parte dal punto di vista estetico, ma poi magari col tempo, col sole e quant'altro, queste pellicole si possono seccare, e se ci sono delle bolle d'aria sotto magari si crepano, e quindi viene fuori, poi si spacca, si crea un buco, quindi è una cosa bruttissima. L'ho già segnalato e sono state riordinate in garanzia, quindi arriveranno, poi me le riapplicherà il concessionario. Un altro problema che ho trovato sul fondo del frigorifero un buchetto, è stato proprio crepato, spaccato, e anche in quel caso sembra come se qualcuno che stesse lavorando all'interno del mezzo, magari stava fissando, non lo so, il frigorifero, gli è cascato un martello o un qualcosa, e cadendo sul fondo l'ha spaccato. Un altro problema che ho riscontrato, mi si è bloccata la valvola di scarico delle acque grigie. Anche lì, quello in quel caso è stato proprio un problema di scarso assemblaggio, cioè è stato assemblato male, sono state messe soltanto due viti molto molto piccoline, molto molto fine, sulla staffa che teneva il meccanismo che apre e chiude la valvola di scarico delle acque grigie, e con le vibrazioni di due soli viaggi queste viti si sono spezzate, e quindi questo meccanismo si è spostato, è uscito fuori dalla sua posizione, e la valvola non funzionava più. Ora me l'hanno sistemato, sempre il concessionario ha rimesso
delle viti più grandi, in più ha aggiunto una staffa ulteriore, ora mi sembra piuttosto solido, però voglio dirvi, son problemi che da un mezzo di questo tipo uno non si aspetterebbe. Problemi nel senso di scarsa qualità negli assemblaggi o comunque dell'utilizzo di viti veramente fine che non va bene. Però a parte questi problemi, vi devo dire, il mezzo è eccezionale. Partendo dal nuovo Ducato, che si guida come un'automobile, poi vabbè, nel mio caso il 160 cavalli, quindi vi dico abbiamo fatto già dei tornanti delle strade di montagna, motore sempre presente, mai in difficoltà, nonostante questo sia appunto un van 6,36 m, quindi piuttosto pesante, direi che probabilmente è veramente al limite dei 35 quintali, però motore eccezionale, guidabilità ottima, come vi dicevo sembra di essere all'interno di un'automobile, quindi perfetto. E comunque il van, ecco, il van l'avete visto, è bello, qualità dei mobili al momento mi sembra un'ottima qualità, a parte quei difetti che vi ho segnalato. Quindi il giudizio è sicuramente positivo, siamo felicissimi, cercheremo di utilizzarlo il più possibile, 365 giorni all'anno, nel senso che non abbiamo assolutamente intenzione di parcheggiarlo nel rimessaggio per tutto il periodo invernale, ma anzi lo vogliamo utilizzare anche d'inverno, andarci anche sulla neve. A proposito, poi magari farò un video dedicato e ve lo farò vedere, da un'azienda mi son fatto fare un isolante termico per il tetto a soffietto da montare all'interno, perché quello che vende Adria costa un po' troppo, di listino costa 1.200 €, questo che invece mi son fatto fare da questa azienda l'ho pagato molto, ma molto meno, ed è fondamentalmente un isolante termico appunto da mettere all'interno lungo le pareti del tetto a soffietto per poter dormire anche con temperature sotto lo zero, perché io ho già dormito sul tetto a soffietto con 5-6 gradi, con un bel piumone da 350 grammi, si sta bene, sotto il piumone si sta bene, però la temperatura sopra, all'interno del tetto a soffietto sembra praticamente di essere all'aperto, perché fondamentalmente avete soltanto, è come se state in tenda, avete soltanto questo telo leggerissimo che non ha appunto una funzione di isolamento termico, sì ce l'ha, ma ce l'ha per un minimo, e quindi finché sei sopra lo zero col piumone va bene, ma se dovessimo andar sulla neve, secondo me con temperature di -8, -9, serve qualcosa in più, perché altrimenti veramente il freddo diventerebbe eccessivo. Volevo dirvi che inoltre con l'acquisto di questo van, per non mischiare i contenuti col canale principale, abbiamo creato un nuovo canale, Van Fun Family, che tra l'altro vi riporto il link qui sopra. E vi invito a iscrivervi anche a quel canale, perché su quel canale racconteremo un po' tutte le nostre uscite, le esperienze. È un canale, quindi sarà un canale molto più tematico, dedicato appunto alla van life, ma soprattutto alla van life in 4, appunto come nel caso nostro dove siamo io, mia moglie e 2 bambini. Cercheremo di raccontare come si può vivere l'esperienza del van in 4 persone, perché il van, prima di acquistarlo me l'hanno sconsigliato tutti, m'hanno tutti detto: "No, no, no, non farti il van perché in 4 siete troppi, il van va bene per 2 persone, fatevi un mansardato", ma non era quello che volevamo noi, non era quello che cercavamo noi, perché noi cercavamo un mezzo versatile che ci permettesse, prima di tutto pratico, quindi un mezzo che potesse parcheggiare ovunque, entrare in città e quant'altro, ma ci permettesse anche di muoverci su anche strade un po' più sterrate, non proprio strade perfette, e quindi il van ci sembrava la cosa migliore. Oltre al fatto che sinceramente il van ci sembra anche più sicuro a livello di sicurezza nel caso nefasto di incidente, perché appunto il van sei comunque all'interno di un veicolo, sei protetto dal telaio di un veicolo, è un veicolo a tutti gli effetti, mentre invece i van sardati sappiamo che hanno la cellula di guida che è quella del veicolo, ma poi dietro c'è la cellula abitativa che è comunque una cellula in vetroresina o comunque materiali che in caso di incidente praticamente si disintegrano, e quindi avendo anche soprattutto i 2 bambini che poi stanno qui seduti in dinette durante il viaggio, volevamo assolutamente
prima di tutto un mezzo sicuro, il più sicuro possibile. E quindi niente, su quel canale vi racconteremo, cercheremo di raccontarvi un po' la nostra esperienza, cercheremo di raccontarvi i pro e i contro della vita in van in 4 persone, vita tra virgolette, perché noi comunque non saremo dei full timer sul van, nel senso che continueremo a vivere a casa nostra e poi le nostre vacanze, i nostri weekend invece li passeremo in van. E quindi niente, io di nuovo, spero che questo video vi sia piaciuto prima di tutto, che sia stato utile per chi si sta valutando l'acquisto di un Adria Twin Sport e di nuovo vi invito a iscrivervi al canale, Van Fan Family, al nuovo canale Van Fan Family, oltre a continuare a seguirmi su questo canale dove comunque continuerò a trattare tematiche legate a, droni, tecnologia, stampa 3D e quant'altro. Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!